città proibita, uno dei complessi più ben conservati della Cina. Questi 24 imperatori hanno lavorato qua dentro in diverse fasi, soprattutto nel periodo Ming. Passiamo all'ingresso, troviamo già la conformazione a ferro di cavallo, diremo così, dove c'è questa area centrale chiamata Mintang. Tutto il sistema, diremo così, è lungo un asse nord-sud, strettamente nord-sud. Se guardiamo anche il Luopan, qua in basso possiamo osservare, vediamo che l'orientamento è preciso, è proprio un orientamento nord-sud preciso. Ricordo ancora, questo qua nell'Europa, quando troviamo questi orientamenti nord-sud precisi, era solamente per sistemi imperiali, perché nella Cina questo sistema qua era considerato, diciamo, solo per l'imperatore, perché era molto difficile da sostenere, perché ha delle forze molto intense. Tutta la potenza, diciamo, si sviluppa di quanto è lungo un asse, la potenza di un luogo, e qua è un asse lunghissimo, per farlo ci vuole molti metri, diciamo, di camminata, e ci sono diverse sale anche qua che si, diciamo, interpongono attraverso vari Mintang, varie aree, diciamo, dove l'energia viene a scorrere. Ovviamente era una zona, potremmo dire, pseudo-militare, di governo, dove solo l'imperatore poteva accedere a tutte le stanze, nessun altro poteva accedere, neanche i familiari potevano entrare in queste stanze, perché l'imperatore era considerato un po' come il sole, che a seconda anche dei solstizi, equinozi, dei momenti delle stagioni, si spostava da un'area a un'altra a diciamo, proclamare diverse festività. Vediamo all'interno la ricchezza, l'opulenza, la potenza. Non è una città proibita, questo posto pullulava di rituali, cerimonie, era veramente una cadenza continuativa. Adesso c'è tantissima gente e si è perso un po' questa energia, questa sensazione, ma guardiamo poi il principio del Feng Shui. Qua troviamo sempre all'interno un'acqua che scorre sia qua internamente che esternamente, come, diciamo, le mura venivano portate dall'acqua per 4 km, tutto circolato perché è una fortezza anche. L'acqua che scorre, acqua e montagna, sono sempre due elementi importantissimi nell'analisi del Feng Shui. Infatti questa struttura prende vita da un dragone a nord-ovest che vive giù, chiamato della castità, e quello lì è un dragone che nella scuola del Badayu, una scuola, diciamo, tecnica, diciamo, del Feng Shui, porta fortuna perché è una direzione propizia, e arriva da nord-ovest di là e arriva fino qua, beneficiando completamente l'area. Insieme all'acqua costruita fanno due forze che messi insieme creano questo che è il Tantien, l'energia, diciamo, focalizzata, il centro di quest'area. La struttura è a ferro di cavallo, cioè messa in questo modo. Abbiamo il sud e il nord. Sempre da lì arrivano le montagne, quelle principali, che portano appunto beneficio qui. Ovviamente queste qua sono sulla destra, quindi sono delle strutture, diciamo, più yin, perché si legano alla tigre. Tutta la struttura è allineata nord-sud, questo asse è molto lungo, e ogni passaggio c'è un portale e c'è un'area chiamata Mintang. Queste aree governano l'energia e ogni area c'è delle cerimonie, e anche questi dislivelli danno importanza, per ogni portale che ha un suo nome specifico, danno importanza e cambia quindi l'energia di fondo, quindi uno anche scende a un tipo di rituale, poi si innalza nei vari padiglioni e lì ci sono altri rituali. Ovviamente anche i gradini e le elevazioni hanno un numero preciso, tutta la struttura ha una qualificazione geometrica precisa. Abbiamo il numero del 3 che viene ripetuto più volte, e i numeri sacri cinesi che continuano a ripetersi all'interno di questa struttura, che ha veramente una sua magia, è uno dei massimi apogei dello studio del Feng Shui. Tutti i camminamenti hanno degli assi che prendono energia, diciamo, prendono l'energia dalla struttura, dall'architettura anche esterna. Poi vediamo un asse di camminamenti che va direttamente verso una pagoda. Queste sono, diciamo, la presa in prestito del paesaggio, viene chiamata, ma è anche un modo per captare l'energia e portarla all'interno dei vari scenari, all'interno delle varie strutture, questo per rafforzare sempre più l'energia del luogo. Ogni colonna, ogni distanza qua è studiata, anche le simbologie sono tutte quante studiate. Vediamo per esempio che dall'esterno, andando sempre più verso l'interno, troviamo anche sui tetti una simbologia. Per esempio questi animaletti, che sono gli animaletti mitologici, che in qualche modo ci sono alla punta, diremmo così, dei tetti, vanno ad aumentare come il padiglione diventa sempre più importante e prestigioso. Poi troviamo anche un apice, quasi fosse un lago puntore, una specie di antenna per captare l'energia. Tutti i tetti sono sempre, finiscono, diciamo, verso l'alto, questo per non offendere il passante, per non portare l'energia di taglio verso la parte bassa, e anche per trattenere l'energia del cielo.
siamo alla fine, diciamo, della città proibita. Continua l'asse e va verso il cosiddetto giardino barocco, il giardino dove gli operatori andavano per rinfrescarsi e riflettere sulla storia politica, ma non è un giardino meditativo come abbiamo visto a Suzhou, che è un altro video appunto che ho promosso all'interno di YouTube. Qua vediamo invece la mura di cinta, nella parte esterna come appunto le nostre realtà medievali, con questo grande arco, diciamo, di fiume. Questo fiume continua nella zona ovest con una serie di laghi, sono chiamati 6 laghi cosiddetti, con le isole che rappresentano le tartarughe mitiche. 6 laghi seguono dell'imperatore, della potenza del comando, sono messi nella tecnica spirito diretto e indiretto, un'antica tecnica cinese del Feng Shui, che avevano dignifiche da potenza ancora di più a questo grande impero. Parliamoci chiaro però, la città proibita è una città di comando e di potere. Qua il Feng Shui non potremmo classificarlo come un buon Feng Shui, cosa che nella scuola italiana cerchiamo di applicare, il senso dell'armonia, il senso anche dell'etica, il senso della giustizia anche corretta, di attivare delle situazioni in un modo armonico per le persone. Poi devo dire francamente da tutte le analisi che potremmo dire un Feng Shui politico, di controllo, di coercizione, anche con i suoi sistemi anche come dire un po' distorti, ma tutte le case regnanti sappiamo è una storia, ogni luogo è paese, però qui i cinesi sono speciali nella gestione del controllo, pensate quante dinastie hanno avuto e quanto sono stati capaci di dominare, grazie anche a queste tecniche del Feng Shui di controllo del popolo, e di tenerli anche in una situazione abbastanza chiusa nei secoli. Troviamo anche per certi versi molte cose di insensibilità dai cinesi che a qualche livello non sono così attenti anche nella... Diciamo che ogni storia però si ripete, quindi come dire, sono solo 100 anni che sono uscito da questo tipo di imperialismo e aspettiamo in un certo senso uno sviluppo successivo di liberalizzazione, anche di culturalizzazione e anche di sensibilizzazione che i cinesi dobbiamo quindi un po' distinguere i luoghi sacri che ci sono in Cina e che hanno un ottimo Feng Shui, però sono luoghi sacri dove si sviluppa lo spirito, le tradizioni millenarie alchemiche e di ricerca interiore. Qua possiamo dire è un po' come il mago Merlino con la tavola di Hervé Artù, cioè la parte spirituale va a pari braccio con la parte diciamo politica e di gestione. Queste due cose vanno insieme, però non possiamo parlare di un Feng Shui nel suo apogeo, della sua come dire, attenzione energetica e spirituale. Parliamo più che altro di un utilizzo dell'energia ai fini di un controllo e di una coercizione e un dominio del popolo nel tempo. E questo devo dire per certi versi ha portato tutta una serie di diciamo faide interne, di situazioni anche intricate, politiche, non potremmo dire, tutti i padiglioni vengono chiamati in modo spirituale delle massime diciamo elevazioni, ma in realtà quello che c'era dentro erano delle continui complotti che si creavano. Questo sinceramente non è un buon respirare e non è proprio il filone del Feng Shui tradizionale che vado anch'io a cercare.